I mezzi che se ne dica talora oggi non era poi neanche tanto, ma non erano brillantissimi, prima che altro per motivi un po' tecnici, eccetera, ma non erano neanche molto male. Quello che era malissimo era la quantità, il numero, parlo degli aeroplani. Già rispetto ai tedeschi eravamo, cioè rispetto alla produzione industriale tedesca, eravamo abbastanza indietro. Non parliamo poi quando è subentrato sulla scena il colosso americano. Lì proprio sta la follia pura. Forse, secondo me, l'aeronautica militare, lì ci poteva essere stato un po' il solito vecchio vizietto italiano delle mazzette, dei pasticcetti, parlo anche, cioè, e allora era stato anche molto propagandato in Italia questo. L'Italia aveva prodotto prima della guerra e anche nei primi tempi di guerra una quantità enorme di prototipi, parlo dell'aeronautica, alcuni anche abbastanza validi, non da buttare via, però le già non eccezionali possibilità dell'industria erano disperse, per questo dico mazzette, perché credo ci fossero degli interessi un po' dei proprietari di questa industria. Per esempio, non so, il fatto che mi pare, adesso non lo so, ma l'ho sentito dire tanto, che ancora nel 42 o nel 43 la Fiat produceva ancora i CR42 perché c'era un contratto firmato che doveva farne tanti, e allora guerra o non guerra, andasse bene o non andasse bene, il contratto doveva essere finito. Invece altre nazioni credo si sbrigavano in modo più intelligente, e quindi noi abbiamo avuto una serie, io almeno parlo per la caccia, ma poi anche per gli altri, che è quello che conosco meglio, ma altre reparti che non può essere la stessa cosa. Abbiamo avuto una varietà di aeroplani piuttosto impressionante come numero di varietà, e piuttosto triste come numero di pezzi, diciamo. E basta pensare che c'erano in giro gli aeroplani delle Reggiane, gli aeroplani della Fiat, gli aeroplani della Macchi, gli aeroplani della Breda, però erano pochi. So, per conto mio sono stati, cosa si è saputo dopo, molto più intelligenti gli inglesi, per esempio, che quando, forse un pochino prima, all'epoca che ancora la Germania cercava di invadere l'Inghilterra, forse quel periodo, non so, quando, avendo valutato un certo numero di prototipi presentati alle varie industrie, tra cui l'Hurricane, lo Spitfire e altri, e avendo visto che tutto sommato il migliore di tutti è lo Spitfire, vedete, l'altra industria, adesso voi state buoni, voi tutti, sia la Supermarine, che era quella che faceva lo Spitfire, sia le altre, fabbricate gli Spitfire. Invece da noi ognuno ha continuato a fabbricare i suoi aeroplanetti, alcuni non da buttare via.